Oggi cercheremo di capire perché ci sia questa sensazione diffusa che l'elite dominante, che le grandi corporazioni, che i grandi gruppi bancari abbiano un'agenda, ma non solo, che spingano sempre di più il piede sull'acceleratore per arrivare a imporre la loro agenda il primo possibile. Ne parliamo insieme. Ciao a tutti i videoamatori e le videoamatrici di Senza Fissa Dimora. Possiamo partire dalla gestione di questa crisi sanitaria che ha coinvolto tutto il mondo, ma in grandissima parte i paesi più sviluppati, quindi soprattutto l'Occidente, gli Stati Uniti, il Giappone, l'Australia. Quindi potremmo racchiudere benissimo già dall'inizio, per fare una distinzione, per far capire un po' quali sono le organizzazioni sovranazionali che hanno deciso come gestire questa crisi, in che modo, potremmo già partire appunto da dire che sono i paesi NATO che sono i più coinvolti in questa crisi sanitaria, tramite la gestione delle organizzazioni come l'ONU e come l'OMS, che altro non è che la versione sanitaria dell'ONU. Partendo dal quadro istituzionale, potremmo dire che in Francia, come in Italia, come in quasi tutta Europa, le costituzioni di tutti i paesi sono state violate, violentate, surclassate da un insieme di decreti, di PCM, leggine, leggette, leggi temporanee, chiamatele come volete, ma hanno quasi tutte la stessa funzione. Sono rimbalzate tra un paese e l'altro europeo, anche attraverso i media, che hanno una grandissima responsabilità in tutto ciò, causando quella che a mio avviso è la più grande crisi politica di tutti i tempi. Infatti per me non si tratta di una crisi sanitaria, ma si tratta di una crisi politica a tutti gli effetti. Come ho già detto più e più volte in molti miei video, la politica ha abdicato totalmente alle sue funzioni primarie, tra cui quella di legiferare. La creazione dei comitati scientifici ne è la dimostrazione diretta. Infatti sono loro che gestiscono fino ad oggi, legiferando in base a quello che loro credono, in base alle loro previsioni che nella maniera più assoluta si sono rivelate praticamente sempre sbagliate, continuano a farci portare una mascherina o a farcela togliere, continuano a farci uscire di casa o a farci restare in casa, continuano a calpestare le costituzioni, i diritti, le libertà di movimento, perfino le libertà di pensiero, in nome di una emergenza che in nessuna Costituzione è mai stata prevista, cioè l'emergenza sanitaria. L'emergenza sanitaria non esiste, non esisteva, c'era solo un caso in cui si poteva dichiarare l'emergenza ed era quello in caso di guerra, cosa che non si è verificata in nessun paese europeo. Un esempio su tutti che potremmo, per farci capire come vengono gestiti questi comitati scientifici, da chi sono composti e in che direzione si muovono, è quello francese. Brevemente, Didier Raoult, che è uno dei più grandi, per non dire il più grande virologo, infettivologo e soprattutto un direttore di un ospedale che studia virus e batteri da almeno 30 anni, numero uno su tutte le riviste scientifiche, con il più alto numero di citazioni per i suoi studi. Insomma, una vera autorità nel tema, è guarda caso francese e viene chiamato insieme a un'altra decina di persone a far parte del comitato scientifico. Passano poche settimane e Didier Raoult decide di abbandonare il comitato scientifico dichiarando a tutti che non era un comitato scientifico perché non c'erano degli scienziati veri, l'unico scienziato vero, dice qua, sono io, tutti gli altri sono amici di De Fressy e davanti alla commissione parlamentare che viene poi mesi dopo messa in piedi a causa delle dichiarazioni appunto di Didier Raoult, dove lui dichiara che c'è un conflitto di interesse evidente, che le decisioni che prendono non hanno niente a che vedere con la scienza, ma tutto a che vedere con la politica e soprattutto tutto a che vedere con una lobby di Big Pharma che finanzia tutti i membri del comitato scientifico tranne lui. Non scendo nell'argomento in sé per sé perché non devo dimostrare nulla, potete benissimo voi informarvi direttamente
su questo argomento e su tutti gli scandali che ne sono conseguiti in Francia. Il punto della situazione era che questo comitato scientifico era perverso e invaso dal conflitto di interesse, finanziato da Sanofi, ma anche da altri grandi colossi della Big Pharma. Ci sono state denunce per falsificazione di dati. Quasi tutti i personaggi che sono stati coinvolti nei primi mesi di questa crisi sanitaria hanno avuto conseguenze dirette o indirette con la legge, quindi perquisizioni, processi ancora aperti, denunce, eccetera, eccetera, eccetera. Lasciando perdere tutto ciò solo per far capire che i ministeri della sanità si sono presi tutti i poteri attraverso la creazione di comitati scientifici, quindi attraverso la creazione di veri e propri organismi sovranazionali che, calpestando le nostre costituzioni di tutti i paesi, hanno deciso per noi. Ora potremmo anche concludere questa prefazione dicendo che con ogni probabilità il virus è uscito da un laboratorio di Wuhan, e non sono io a dirlo, ci sono studi e libri di studi di ogni università del mondo che mettono in seri dubbi la versione ufficiale del pipistrello, eccetera, eccetera. Quindi il virus, ammettendo che sia uscito da un laboratorio di Wuhan, non apposta, ma anche uscito totalmente involontariamente da un laboratorio di Wuhan, che è di proprietà dell'OMS e delle fondazioni Gates, quindi loro lo creano, loro lo fanno uscire e loro forniscono la profilassi, e addirittura la profilassi per curarlo viene surclassata e vietata, ma viene obbligato il vaccino per prevenirlo. Ora, questa sospensione generalizzata della democrazia, in chiara violazione dei diritti di Ginevra, della Carta fondamentale dei diritti umani, è evidente che è stata architettata da una parte elitaria che ha degli interessi economici nella creazione dell'emergenza, nella gestione dell'emergenza e nella creazione della post-emergenza. Da dove viene questo attacco? In molti mi pongono questa domanda nei commenti. Sarebbe per me molto riduttivo e molto da incompetenti dare la colpa agli stati. Molto spesso è stata strumentalizzata da una parte e dall'altra. Lo ha fatto Trump, ma non solo, l'ha fatto la Merkel, lo ha fatto Macron, chi per un verso, chi per l'altro. Hanno strumentalizzato e politicizzato dando la colpa alla Cina, dando la colpa agli Stati Uniti, dando la colpa all'Italia, dando la colpa alla Francia, dando la colpa, insomma, sempre agli altri e sempre agli stati. Secondo me gli stati non c'entrano nulla, e a supporto di quest'idea vi faccio un esempio. La stessa tipologia di narrazione che a volte si usa strumentalizzando l'idea dell'Europa, dell'euro, della distruzione, della deindustrializzazione dell'Italia da parte della Germania che ci avrebbe guadagnato, da parte della Francia che ci avrebbe guadagnato. Anche questa è un dividi et impera che non ha nessun senso. Perché? Perché è volto solo ed esclusivamente a forzare il vostro pensiero a creare degli schieramenti per perdere di vista il problema centrale, e cioè che ci sono delle corporazioni, dei gruppi di poteri che sono totalmente trasversali, totalmente non solo sovranazionali, come vi ho dimostrato prima, ma trasversali e fatti di gruppi di investimento che cambiano bandiera in funzione di quello che gli è più pratico e ad esempio di dove pagano meno tasse. Certe lobby che hanno sede alle Seychelles hanno un nome tedesco, vendono negli Stati Uniti, comprano dalla Cina e speculano sull'India. Ma una cosa è certa, moltissime di queste lobby hanno come unico scopo la distruzione dello Stato. La distruzione dello Stato sociale e la distruzione dello Stato come entità e come potere nazionale. Se noi la mettiamo su un'analisi geopolitica degli ultimi 18 mesi, bisogna ridiscutere tutto il sistema. Infatti tutto quello che era geopoliticamente accettabile prima del 2020, oggi non l'è più. Potremmo parlare di geopolitica pre-Covid e geopolitica post-Covid, anche se poi non sarebbe neanche corretto, perché molti segnali di questi cambiamenti della direzione in cui si stava andando politicamente e geopoliticamente c'erano anche prima, ma erano molto più difficili da leggere e da percepire. Il post-Covid, cioè l'adesso, li ha resi tutti molto evidenti.
Le due grandi leve su cui fanno forza queste lobby e questi gruppi di potere sono: la prima è la creazione della moneta, la seconda è la messa in opera del capitalismo globale. Gli stati nazionali, Francia, Italia, ma anche la Spagna, Germania, sono stati totalmente annichiliti, per usare un termine molto moderno e molto in voga, dal sistema capitalista, liberista e industriale. Gli stati sono morti, non legiferano più, non sono più sovrani delle loro decisioni, hanno delegato ai comitati scientifici la gestione dell'emergenza, alla comunità europea la gestione delle economie, delle scelte economiche e politiche, alla lobby del farmaco la gestione degli spostamenti interni, la creazione di ospedali, il frame in cui ci si deve muovere per le cure, per la profilassi, senza più diritti, senza più sociale, senza più applicare le costituzioni. Credo si possa dire che si sta andando verso una nuova tipologia di governo. Ora siamo al 100% dentro una fase di distruzione, quindi nessuno costruisce nulla adesso, si pensa solo a distruggere. Il primo modello che mi viene in mente, il primo paragone, è quello di un nuovo disordine mondiale. Una coincidenza: nel 2022 la Francia prenderà la presidenza della Comunità Europea. Se la Francia gestirà l'impero finanziario europeo così come ha gestito l'impero finanziario francese, sarà una minaccia per le libertà di ciascun cittadino europeo. L'accelerazione dell'agenda ha come primo scopo, come prima meta, la distruzione degli Stati membri, la distruzione della sovranità di ognuno degli Stati membri. Si parla di solidarietà tra i cittadini e quello che arriva sul territorio sono nuove tasse. Si parla di grandi gruppi economici che quando li si va a analizzare non hanno bandiera, ma azionisti, che come abbiamo visto sono azionisti anche di altri grandi gruppi, che sono azionisti di altri grandi gruppi. E spesso i CDA sono gli stessi, sono intercambiabili, sia tra le grandi aziende, sia tra i ministeri dei governi, con questo meccanismo di porte girevoli in cui si esce dal CDA di una grande Big Pharma e si rientra per la porta girevole come ministro della sanità in Germania. Si creano agevolazioni finanziarie e defiscalizzazione da una parte, si rientra come ministri dell'economia dall'altra. I grandi gruppi lavorano assiduamente contro le nazioni e contro la sovranità dei singoli. Il federalismo europeo ne è la dimostrazione: centralizzare il potere in un Parlamento che non è votato da nessuno per legiferare su stati federali che non hanno nessun potere, tranne quello di eseguire gli ordini. L'impero finanziario globale è in gran parte commerciale e marittimo. Per questo sentite parlare di container, di navi container, di blocco delle navi, di blocco dei porti, di blocco del commercio. Tutto per nutrire la vostra paura, è tutto per farvi capire che siete dipendenti da un sistema che è talmente tanto centralizzato che ne hanno il controllo solo pochissime persone, pochissime famiglie, pochissimi gruppi finanziari, legati a stati e governi con un sistema di guinzagli corti o cortissimi, tutti ricattabili e tutti che vedono gli stati e i governi solo come dei meri strumenti, al pari di un porto, di una barca o di un container. Piccoli centri come la City di Londra, come New York, che si dichiarano indipendenti dallo Stato addirittura che li ospita. Le lobby farmaceutiche e i loro uomini siedono al fianco dei primi ministri europei, dei presidenti degli stati nazionali, degli uomini più potenti d'Europa e del mondo, e prendono le decisioni per loro, al loro posto. Il capitalismo farmaceutico decide gli investimenti dei governi che devono versare nelle casse delle industrie farmaceutiche, decide gli investimenti delle banche che devono fare i prestiti ai governi per girarli alle case farmaceutiche. Decidono dei propri investimenti e degli investimenti futuri degli stati sovrani, della creazione o meno degli ospedali
E senza scendere nei particolari, come già detto, che sia una ditta farmaceutica, una ditta alimentare, che sia una ditta automobilistica, una ditta di armamenti, che sia una ditta di elettronica, che sia una banca, molto spesso i consigli di amministrazione, così come i grandi gruppi azionari, sono gli stessi e sono tutti seguaci del modello britannico di capitalismo finanziario e marittimo. Probabilmente i tempi sono maturi per accelerare al massimo l'agenda. Quella che troviamo in internet come Agenda 2030 sembra essere diventata un'Agenda 2022. La geopolitica allo sfascio, i governi completamente esautorati delle loro funzioni, le lobby finanziarie che controllano la creazione della moneta, un cocktail micidiale che può finalmente attuare l'agenda di Davos. Lo shock creato dalla fine del dollaro come moneta di scambio e quindi del petrodollaro come moneta di scambio e dall'altra parte l'ascesa del modello americano come modello imperialistico mondiale, l'esportazione del modello USA. Gli attacchi dell'11 settembre e il Corona Circus hanno esasperato questa divisione frammentale tra le tipologie di economia vigente. Questi ultimi due grandi shock sono le fondamenta da cui partiremo per riaprire questa discussione nel prossimo video. Spero che l'argomento vi piaccia, lasciatemi commenti vostri sotto al video, vi ringrazio, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché la continuazione di questo video sarà ancora più interessante della prima.